Ti sei mai chiesto perché alcune persone sembrano sempre essere un passo avanti a tutti gli altri? Perché alcune persone mantengono un'aura di mistero e potere che attira gli altri come magneti? La verità è semplice ma sconvolgente. Proteggono i loro segreti più preziosi. In un mondo dove tutti condividono ogni dettaglio della propria vita, chi sceglie il silenzio detiene un potere immenso. Oggi ti rivelerò 7 cose fondamentali che non dovresti mai condividere con nessuno. Non con i tuoi amici più stretti, non con la tua famiglia, nemmeno con la persona che ami di più. Perché una volta che queste verità escono dalle tue labbra, possono essere usate contro di te. Una volta condivise, non puoi più riprendertele. E credimi, non tutti meritano di accedere alle parti più profonde di te. Preparati a un viaggio verso la vera forza interiore, quella che nasce non dall'approvazione degli altri, ma dal potere del silenzio. L'arte di tacere, la tua arma segreta. Il silenzio non è vuoto, è pieno di risposte, di forza, di potere. In un mondo che urla costantemente, il silenzio è diventato un'arte dimenticata. Eppure è proprio nel silenzio che risiede il nostro vero potere. Come disse Marco Aurelio, la tranquillità si raggiunge limitando le attività alle poche essenziali, rinunciando a ciò che è superfluo. Questa saggezza stoica ci ricorda che il vero potere non è nel dire tutto, ma nel saper scegliere cosa dire. Pensa a tutte le volte che hai rivelato parti intime di te stesso, sogni, lotte interiori, paure. Quante volte hai sentito quel bruciore di rimpianto? Quel momento in cui ti sei reso conto che quella persona non stava facendo il tifo per te, ma stava aspettando di vederti cadere. La vita ci insegna lezioni difficili. Non tutti quelli che ti sorridono sono tuoi amici. Non tutti quelli che ascoltano i tuoi segreti li manterranno. Non tutti quelli che applaudono vogliono vederti vincere. Il silenzio è una strategia, non una debolezza. Le persone di successo lo sanno bene, non condividono ogni passo del loro viaggio, non trasmettono ogni mossa, lavorano nell'ombra e quando finalmente rivelano ciò che hanno costruito, è innegabile, è reale, è potente. Viviamo in una società che ci spinge a condividere tutto, a essere autentici, a mostrare ogni nostra vulnerabilità, ma ciò che non ti dicono è che non tutti quelli che ascoltano le tue lotte sono lì per aiutarti. Alcuni ascoltano solo per raccogliere dati. Ascoltano non perché vogliono sollevarti, ma perché vogliono tenerti giù. Il potere del silenzio ti protegge da queste energie negative. Ti permette di costruire, di crescere, di evolvere senza interferenze. Ti dà lo spazio per commettere errori, imparare e migliorare senza sentire il peso del giudizio altrui. Quando proteggi le tue verità più profonde, mantieni il controllo della tua vita. Non dai agli altri il potere di minare la tua fiducia, di scuotere la tua determinazione o di influenzare le tue decisioni. Rimani il capitano della tua nave, il maestro del tuo destino. Quindi impara a coltivare il silenzio, non come una barriera che ti isola dal mondo, ma come uno scudo che protegge ciò che è veramente prezioso. Perché alla fine il silenzio non è l'assenza di parole, è la presenza di saggezza. I punti deboli, scudi alzati, sempre. La vita è imprevedibile e le persone che incontri lungo il cammino non avranno sempre a cuore i tuoi interessi. È una verità difficile da accettare, ma prima lo fai, più forte diventerai. Seneca ci ha insegnato: non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili. Questa profonda verità stoica ci ricorda che affrontare le nostre debolezze in privato è il primo passo verso la vera forza. Uno dei più grandi errori che le persone commettono è esporre le proprie fragilità al mondo, credendo che gli altri tratteranno le loro vulnerabilità con cura, ma nella realtà non tutti lo faranno. Alcuni fingeranno di ascoltare, di preoccuparsi, di sostenerti, mentre in realtà stanno memorizzando quelle informazioni, aspettando il momento perfetto per usarle contro di te. Ecco perché devi proteggere le tue fragilità con tutto ciò che hai, perché una volta che qualcuno sa dove ti fa male, sa anche dove colpirti.
Pensa a quante volte ti sei confidato con qualcuno solo per pentirtene più tardi. Quante volte hai aperto il tuo cuore solo per sentirti esposto, vulnerabile e tradito. La verità è che le persone hanno le loro agende, le loro battaglie, le loro ambizioni e i loro desideri. E a volte, quando la tua debolezza non si allinea con i loro interessi, non esiteranno a usarla contro di te. Non succede sempre immediatamente. A volte le persone ti conforteranno, ti ascolteranno e ti faranno sentire al sicuro, solo per poi trasformare le tue parole in armi quando ne avranno bisogno. Tireranno fuori le tue insicurezze durante una discussione, si prenderanno gioco delle tue paure quando fa comodo a loro, ti ricorderanno i tuoi fallimenti quando avranno bisogno di sentirsi superiori e una volta che la tua debolezza è alla luce del sole, non ne hai più il controllo. Le tue fragilità dovrebbero essere la tua battaglia personale, non un argomento di conversazione che altri possono dissezionare. Nel momento in cui lasci che le persone sappiano cosa ti rende insicuro, dai loro potere su di te, dai loro la capacità di controllare come ti senti, di scuotere la tua fiducia e di influenzare le tue decisioni. E la parte peggiore è che alcune persone lo faranno senza nemmeno rendersene conto. Faranno commenti casuali, battute sottili o osservazioni passive-aggressive che colpiscono proprio le cose con cui lotti. E prima che tu te ne accorga, inizi a dubitare di te stesso, inizi a mettere in discussione il tuo valore, inizi a rimpicciolirti nella tua stessa vita. Tutto perché hai permesso a qualcun altro di tenere le chiavi delle tue insicurezze. Quindi cosa fare invece? Lavora in silenzio. Guarisci in silenzio. Affronta le tue lotte senza annunciarle al mondo. Questo non significa che non puoi avere un sistema di supporto, che devi soffocare tutto e soffrire da solo. Significa che scegli saggiamente. Significa che condividi solo con coloro che hanno dimostrato, più e più volte, di essere degni della tua fiducia. E anche allora devi essere cauto, perché la fiducia, una volta data, è una cosa pericolosa. La vita è imprevedibile. La persona che oggi è il tuo confidente più stretto potrebbe essere un estraneo domani. Le persone cambiano, le relazioni si spostano, le amicizie svaniscono e se hai dato a qualcuno troppo accesso alle tue vulnerabilità, rischi che porti con sé quella conoscenza in luoghi dove non hai più controllo. Sii saggio, proteggi la tua pace, proteggi la tua mente, proteggi il tuo cuore. Quando ti senti debole, non esporlo al mondo. Rivolgiti verso l'interno, rafforzati a porte chiuse, lavora nell'ombra. Così che quando farai un passo nella luce, tutto ciò che vedranno è fiducia, tutto ciò che vedranno è potere, tutto ciò che vedranno è qualcuno che rifiuta di essere spezzato. Perché quando rifiuti di rivelare le tue fragilità, togli al mondo la capacità di usarle contro di te. Ambizioni nascoste. Costruisci in silenzio. Il successo non riguarda solo il talento, la fortuna o il duro lavoro. Riguarda anche la strategia, il sapere quando muoversi in silenzio e quando lasciare che il mondo veda i tuoi risultati. Epitteto disse: «Non annunciare ciò che stai per fare, perché se non ci riuscirai, sarai deriso». Questo insegnamento stoico ci ricorda che le azioni parlano più forte delle parole e che mantenere i nostri piani nel silenzio è spesso la strada più saggia. Uno dei più grandi errori che le persone commettono è rivelare i loro progetti futuri troppo presto, prima ancora di avere la possibilità di costruire le fondamenta. È naturale voler condividere i tuoi sogni con gli altri, cercare convalida, incoraggiamento o anche ammirazione. Ma ciò che la maggior parte delle persone non si rende conto è che parlare troppo presto può uccidere il tuo slancio prima ancora che tu possa iniziare. Non tutti sono felici per te. Questa è la dura verità. Alcuni fingeranno di sostenerti, ma nel profondo sperano che tu fallisca. Alcuni ti sorrideranno in faccia mentre segretamente invidiano la tua ambizione. E nel momento in cui apri la bocca sui tuoi progetti, dai loro la possibilità di piantare semi di dubbio nella tua mente. Pensa a tutte le volte che hai condiviso un obiettivo con qualcuno solo per sentire parole come «sei sicuro di potercela fare?» o «sarà davvero difficile?» o «e se non funziona?» Non se ne rendono conto, ma quelle parole erodono la tua fiducia.
Anche se prima eri entusiasta, il loro scetticismo pianta un seme di esitazione. E l'esitazione è pericolosa. Trasforma l'ambizione in dubbio, la fiducia in insicurezza. E prima che tu te ne accorga, inizi a trattenerti. Non perché non sei capace, ma perché qualcun altro ti ha fatto dubitare di esserlo. E poi ci sono le persone che prendono le tue idee e le fanno proprie. Tu racconti loro di un'impresa che vuoi avviare, di un progetto a cui stai lavorando o di una visione che hai per la tua vita, solo per vederli prendere quella stessa idea e farla propria. Agiscono prima che tu lo faccia, mettono le cose in moto prima che tu abbia avuto la possibilità e improvvisamente ti ritrovi a chiederti se dovresti persino provare. Ma la verità è che era destinato a te, hai solo parlato troppo presto. Quando parli troppo dei tuoi progetti futuri, li esponi a energie non necessarie, energie che possono essere distruttive. Alcune persone non proveranno nemmeno a rubare le tue idee, ma la loro energia negativa da sola è sufficiente per interferire con il tuo progresso. Ti guarderanno con dubbio, con incredulità, con sottile invidia, e l'energia è potente. Il solo fatto di stare accanto a persone che non credono in te può prosciugarti, può far sembrare i tuoi sogni più pesanti, come se fossero impossibili da raggiungere. Ecco perché devi proteggere la tua visione, tenerla per te, nutrirla in silenzio. Non dimentichiamo le distrazioni. Quando parli troppo dei tuoi progetti, sprechi energia a spiegarli invece di eseguirli. Parlare fa sentire bene, dà una sensazione di realizzazione, come se fossi già sulla buona strada. Ma parlare e fare non sono la stessa cosa. Alcune persone passano anni a discutere di ciò che faranno, ma non prendono mai veramente azione. Perché? Perché parlare inganna il cervello facendogli credere che si stia facendo progresso, ma il vero progresso avviene solo nel lavoro, nella disciplina, nello sforzo che nessuno vede. Non hai bisogno di annunciare ogni mossa che fai, non hai bisogno di dimostrare nulla a nessuno. Muoviti, costruisci, esegui, e quando sarà il momento giusto, i tuoi risultati parleranno da soli. Le persone rispettano i risultati, rispettano ciò che vedono, non ciò che sentono. Puoi passare tutto il giorno a raccontare alle persone quanto siano grandiosi i tuoi progetti, ma finché non vedono la prova, sono solo parole. E più parli, meno ti credono. Ma quando ti muovi in silenzio, quando ti presenti con risultati invece che con promesse, è allora che le persone prestano attenzione. È allora che rispettano ciò che hai costruito, perché non avevi bisogno di convincerli, l'hai semplicemente fatto. Un'altra ragione per mantenere i tuoi progetti privati è che non tutti condividono la tua visione. Alcune persone semplicemente non lo capiscono. Non possono vedere ciò che tu vedi. Non possono immaginare le cose che tu immagini. E poiché non lo capiscono, cercheranno di dissuaderti. Non perché vogliono farti del male, ma perché non riescono a concepire le possibilità che tu puoi. Le loro menti sono limitate dalle loro paure, dai loro fallimenti, dalle loro esperienze. E se li ascolti, inizierai ad adottare la loro mentalità. Quindi chiediti: perché senti il bisogno di condividere i tuoi progetti? È perché vuoi approvazione? Convalida? Rassicurazione? In tal caso stai già cedendo troppo potere, perché la verità è che non hai bisogno dell'approvazione di nessuno. Non hai bisogno che qualcuno creda in te prima che tu creda in te stesso. Non hai bisogno di convalida per realizzare i tuoi sogni. Ciò di cui hai bisogno è concentrazione, determinazione, impegno. E queste cose non richiedono un pubblico. Se credi davvero nella tua visione, dimostralo non con le parole, ma con le azioni. Lascia che le tue parole parlino per te. Lascia che il tuo progresso sia la tua testimonianza. Lascia che il tuo successo sia la risposta a ogni dubbio, a ogni domanda, a ogni scettico che ti ha detto che non era possibile. Cicatrici dell'anima. Custodisci i tuoi rimpianti. Il rimorso è uno dei fardelli più pesanti che una persona possa portare. Persiste nella mente, insinuandosi nei momenti di silenzio, riaffiorando quando meno te lo aspetti. Come ci insegna Zenone, il dolore è il giudizio severo sul male che è accaduto o è presente.
Questa saggezza stoica ci ricorda che è la nostra interpretazione del passato a dargli potere su di noi. Mentre alcuni rimorsi svaniscono con il tempo, altri rimangono, plasmando il modo in cui ti vedi e le scelte che fai. Ecco perché i tuoi rimorsi più profondi non dovrebbero mai essere condivisi con chiunque. Non perché non siano reali, non perché non contino, ma perché la persona sbagliata li trasformerà in armi contro di te. Tutti abbiamo momenti che vorremmo poter cancellare, parole che avremmo dovuto dire, opportunità che avremmo dovuto cogliere, decisioni che vorremmo poter annullare. E quando portiamo questi rimorsi sembrano personali, intimi, come se appartenessero solo a noi. Ma nel momento in cui ti apri alla persona sbagliata, quel rimorso non ti appartiene più, diventa qualcosa che possono usare. Alcuni si comporteranno come se capissero, ma nel profondo stanno conservando quell'informazione, aspettando il momento giusto per tirarla fuori. Pensa a questo. Ti sei mai confidato con qualcuno solo per avere le tue stesse parole ributtate in faccia durante una discussione? Hai mai condiviso un errore doloroso solo per sentirti giudicato, compatito o addirittura ridicolizzato più tardi? Questo è il pericolo di rivelare i tuoi rimorsi a persone che non hanno guadagnato il diritto di ascoltarli. Non sempre li tratteranno con cura. Non sempre rispetteranno il dolore che c'è dietro. Alcuni li useranno come prova che hai problemi, che sei debole, che non sei così forte come fingi di essere. E una volta che quella porta è aperta, è difficile chiuderla. E poi c'è un altro pericolo, il dubbio su te stesso. A volte, quando condividi i tuoi rimorsi, le persone non si limitano ad ascoltare, li amplificano. Ti fanno rivivere quegli errori più e più volte, dissezionando le tue scelte, facendoti mettere in discussione tutto ciò che hai fatto. Il rimorso è già abbastanza doloroso di per sé. Perché dare a qualcuno il potere di farlo ferire ancora di più? Un altro aspetto è questo. Ad alcune persone piace sentire i tuoi rimorsi perché li fa sentire meglio con se stessi. Non lo diranno ad alta voce, ma dentro si sentono un po' superiori sapendo che hai commesso un errore. Confrontano la loro vita con la tua pensando «almeno io non ho fatto quell'errore». Trovano conforto nel tuo dolore perché li distrae dal loro. E questa non è una persona con cui vuoi essere vulnerabile, non è qualcuno che si preoccupa veramente della tua crescita o della tua guarigione. I tuoi rimorsi sono tuoi per un motivo, sono parte del tuo viaggio, parte delle tue lezioni, parte di ciò che ti ha formato in chi sei oggi. Ma non sono per l'esposizione pubblica, non sono per conversazioni casuali, non sono per chiunque li ascolti, perché non tutti li tratteranno con la sensibilità e la comprensione che meritano. Alcune persone li conserveranno, tirandoli fuori nei momenti peggiori, assicurandosi che tu non dimentichi mai. Altri fingeranno di ascoltare solo per poi voltarsi e spettegolare, trasformando il tuo dolore in una storia per il loro intrattenimento. E poi c'è un altro aspetto. Alcuni rimorsi sono troppo complessi, troppo profondamente intessuti nella tua anima perché gli altri li comprendano veramente. Anche se provi a spiegare, anche se apri il tuo cuore, alcune persone semplicemente non lo capiranno. Ti daranno consigli banali, dicendoti di andare avanti o tutto accade per una ragione. Ma quelle parole non cancellano il passato, non annullano le notti che hai passato a pensare a ciò che sarebbe potuto essere, non tolgono il peso di ciò che porti. E a volte sentire parole vuote ti fa solo sentire più solo. C'è anche la questione della percezione. Quando riveli i tuoi rimorsi più profondi, stai dando alle persone una lente attraverso la quale vederti. Potresti essere andato avanti, potresti aver perdonato te stesso, ma loro ti associeranno sempre a quel momento, a quell'errore, a quella decisione. E alcune persone non ti permetteranno di crescere oltre. Non importa quanto cambi, non importa quanto evolvi, vedranno sempre te come la persona che ha fatto quella scelta. Ricorderanno sempre la versione di te che stai cercando di lasciarti alle spalle. Il rimorso, quando mantenuto privato, può essere uno strumento potente. Può insegnarti, guidarti, spingerti a essere migliore. Ma quando esposto alle persone sbagliate, può diventare una gabbia in cui gli altri ti tengono rinchiuso. Ti ricordano il tuo passato quando stai cercando di concentrarti sul tuo futuro.
ti fanno sentire in colpa per cose da cui hai già imparato, ti tengono legato a una versione di te stesso che non esiste più. Ecco perché devi custodire attentamente i tuoi rimorsi. Condividili solo con coloro che veramente meritano di ascoltarli. La vera guarigione non deriva dall'annunciare i tuoi rimorsi al mondo, non viene dal cercare la convalida o sperare che qualcuno dica le parole giuste per far scomparire il dolore. La guarigione viene da dentro, dall'accettare il passato, imparare da esso e scegliere di andare avanti senza lasciare che ti definisca. E quel processo è profondamente personale. Non ha bisogno di un pubblico, non ha bisogno di opinioni esterne, ha bisogno solo di te. Non sto dicendo che non dovresti mai parlare dei tuoi rimorsi. Ci sono spazi sicuri, ci sono persone che si preoccupano veramente, che ascolteranno senza giudizio, che ti aiuteranno a elaborare i tuoi sentimenti in modo sano. Ma quelle persone sono rare e finché non le trovi, è meglio tenere i tuoi rimorsi vicini, elaborarli alle tue condizioni, guarire al tuo ritmo, perché l'ultima cosa di cui hai bisogno è che qualcun altro prenda qualcosa di così personale e lo trasformi in qualcosa che ti ferisce ancora di più. Il tesoro invisibile. Proteggi il tuo patrimonio. Il denaro è uno degli argomenti più sensibili nella vita. Ha il potere di costruire relazioni o distruggerle, di ispirare ammirazione o generare invidia, di darti sicurezza o renderti un bersaglio. Diogene di Sinope disse: «La ricchezza di un uomo si misura non da ciò che possiede, ma da ciò di cui può fare a meno, con serenità». Questa saggezza stoica ci ricorda che il vero valore non è nel nostro conto in banca, ma nella libertà interiore che coltiviamo. Eppure molte persone parlano liberamente del loro reddito e della loro situazione finanziaria come se fosse solo un altro argomento di conversazione casuale. Ascoltami, le tue entrate e le tue finanze non dovrebbero mai essere qualcosa che riveli a chiunque, perché nel momento in cui lo fai, apri la porta a giudizi, aspettative e persino manipolazioni. Le persone ti tratteranno diversamente nel momento in cui sapranno quanto guadagni. Se pensano che guadagni meno di loro, potrebbero guardarti dall'alto in basso, mettendo in discussione le tue scelte, le tue ambizioni, il tuo stile di vita. Potrebbero presumere che tu stia lottando, anche se sei perfettamente contento di ciò che hai. E se pensano che guadagni più di loro, è allora che iniziano i veri problemi. La gelosia si insinua, il risentimento cresce, iniziano ad aspettarsi che tu paghi le cose, che li aiuti, che sia sempre tu a dare. Vedono il tuo successo come qualcosa a cui hanno diritto, piuttosto che qualcosa per cui hai lavorato duramente. Questo fa il denaro, cambia le persone, rivela la loro vera natura. Alcune persone non riescono a gestire il fatto di sapere che qualcuno che conoscono sta facendo meglio di loro finanziariamente. Ferisce il loro ego, li fa sentire insicuri. Quindi, invece di essere felici per te, trovano modi per abbatterti. Fanno commenti passivo-aggressivi, presumono che tu sia stato fortunato, mettono in dubbio se meriti davvero ciò che hai, sminuiscono il tuo duro lavoro. Perché accettare il tuo successo significa affrontare la loro mancanza di impegno. Ma parliamo di un altro pericolo. Le persone che improvvisamente ti vedono come la loro banca personale. Nel momento in cui qualcuno sa che sei finanziariamente stabile, iniziano a presentarsi con i loro problemi, le loro emergenze, i loro favori solo per questa volta. E all'inizio potrebbe sembrare innocente. Li aiuti perché ti preoccupi, pensi che apprezzeranno. Ma il problema è che una volta che inizi a dare, alcune persone non smetteranno mai di chiedere, se lo aspetteranno. E se mai dirai di no, improvvisamente sei la persona cattiva, improvvisamente sei cambiato, improvvisamente sei egoista, anche se hai già fatto più che abbastanza. Ecco perché devi proteggere la tua privacy finanziaria, perché una volta che le persone sanno cosa c'è nella tua tasca, iniziano a pianificare come spendere i tuoi soldi per te, iniziano a decidere cosa dovresti fare, cosa dovresti comprare, chi dovresti aiutare, e prima che tu te ne accorga, stai portando il peso delle loro aspettative invece di concentrarti sul tuo benessere finanziario. C'è anche un altro aspetto da considerare. Non tutti hanno bisogno di sapere come guadagni i tuoi soldi.
Nel mondo di oggi le persone sono veloci a giudicare le professioni, veloci ad attribuire valore a un titolo di lavoro, piuttosto che all'etica del lavoro che c'è dietro. Se hai un lavoro tradizionale, alcuni diranno che dovresti guadagnare di più. Se hai un flusso di reddito non convenzionale, altri metteranno in discussione la sua legittimità. Se gestisci la tua attività, presumeranno che tu sia o ricco o sull'orlo del fallimento. Non importa cosa dici, le persone avranno un'opinione. E quasi sempre quelle opinioni non fanno altro che aggiungere stress inutile alla tua vita. E non dimentichiamo il rischio più grande, renderti un bersaglio. Più le persone sanno della tua situazione finanziaria, più vulnerabile diventi. Ci sono persone che si specializzano nella manipolazione, nel farti sentire in colpa, nell'usare tattiche emotive per ottenere ciò che vogliono. E nel momento in cui sanno che hai soldi, troveranno un modo per farti sentire responsabile dei loro problemi. Ti diranno che non hanno nessun altro a cui rivolgersi. Ti faranno sentire come se aiutarli fosse la cosa giusta da fare. Ma lascia che ti dica una cosa. La vera responsabilità non consiste nel gettare denaro su problemi che non sono tuoi. Si tratta di sapere quando dire di no, quando stabilire confini, quando proteggere ciò per cui hai lavorato così duramente. E poi c'è un altro tipo di rischio, quello che viene dalle persone a te più vicine. Vedi, quando inizi a fare soldi, presumi che la tua famiglia e i tuoi amici saranno felici per te. Ma la triste verità è che non tutti vogliono vederti avere successo. Alcune persone aspetteranno che tu fallisca, altre si sentiranno autorizzate ad avere una parte di ciò che hai, come se il tuo successo in qualche modo togliesse qualcosa a loro. E se rifiuti di cedere alle loro richieste, inizieranno a mettere in discussione il tuo carattere, inizieranno a diffondere voci dicendo che sei cambiato, dicendo che pensi di essere migliore di tutti gli altri. Non hai bisogno di quel tipo di energia nella tua vita. Ecco perché la privacy finanziaria è potere. Ti permette di controllare la narrazione, ti permette di navigare nel mondo senza giudizi inutili, senza agende nascoste, senza persone che ti trattano diversamente in base a ciò che pensano tu abbia. Perché alla fine le tue finanze non sono affari di nessun altro, ma solo i tuoi. Questo non significa che non puoi cercare consulenza finanziaria da professionisti fidati, non significa che non puoi celebrare il successo con le persone giuste, ma c'è una differenza tra condividere informazioni con coloro che hanno genuinamente a cuore i tuoi interessi e trasmettere il tuo stato finanziario a chiunque chieda. La vera ricchezza, la vera sicurezza finanziaria è silenziosa, non ha bisogno di convalida, non ha bisogno di approvazione, non ha bisogno di essere dimostrata. Le persone più ricche del mondo non vanno in giro ad annunciare il loro patrimonio netto. Si muovono in silenzio, costruiscono in privato, lasciano che le loro azioni parlino più forte delle loro dichiarazioni bancarie, perché capiscono che il denaro non riguarda l'impressionare gli altri, riguarda la creazione di libertà, sicurezza e la capacità di vivere la vita alle tue condizioni. E siamo onesti, la maggior parte delle persone che chiedono del tuo reddito non lo fa per genuina curiosità. Lo fanno per confrontare, per misurare il loro valore rispetto al tuo, per determinare se dovrebbero invidiarti, ammirarti o segretamente risentirsi di te. E perché dare loro quel potere? Perché dare loro l'opportunità di giudicarti in base a un numero? Il tuo valore non è nel tuo stipendio. Il tuo valore non è nel tuo conto di risparmio. Il tuo successo non è definito da quanto guadagni, ma dalla vita che crei, con ciò che hai. E se vuoi proteggere questo, se vuoi muoverti nella vita senza problemi inutili, allora custodisci le tue informazioni finanziarie come un tesoro prezioso, perché in molti modi lo è. Quindi ricorda questo: non tutti meritano di conoscere i tuoi affari, non tutti hanno bisogno di avere voce in capitolo nelle tue scelte finanziarie. E meno persone sanno, meno hanno da usare contro di te. Mantieni il tuo reddito privato, mantieni la tua ricchezza silenziosa e lascia che il tuo successo parli da solo. Generosità silenziosa. Il dono senza testimoni. C'è qualcosa di profondamente personale nella gentilezza che doni al mondo, nel modo in cui aiuti gli altri, nella generosità che offri, nell'amore e nella cura che mostri.
Marco Aurelio ci ha insegnato: l'uomo che ha fatto un'azione gentile non la grida ai 4 venti, ma passa alla successiva, come una vite che produce grappoli stagione dopo stagione. Questa saggezza stoica ci ricorda che la vera virtù non richiede riconoscimento, non è qualcosa che deve essere trasmesso, eppure in un mondo ossessionato dalla convalida, molte persone sentono il bisogno di annunciare le loro buone azioni, di dimostrare la loro gentilezza al mondo. Ascoltami, la vera gentilezza non ha bisogno di un pubblico, la vera generosità non ha bisogno di applausi. E se vuoi davvero fare la differenza, devi imparare a mantenere i tuoi atti di gentilezza per te stesso, perché nel momento in cui inizi a raccontare alle persone delle tue buone azioni, qualcosa cambia. Smette di riguardare l'atto stesso e inizia a riguardare la percezione. Le persone iniziano a chiedersi dei tuoi motivi. Era genuino o era per riconoscimento? Stavi aiutando perché ti importava davvero o perché volevi essere visto come una brava persona? E improvvisamente le tue pure intenzioni diventano diluite dal rumore dell'opinione pubblica. Vedi, la gentilezza è più potente quando viene data in silenzio, quando aiuti qualcuno senza aspettarti nulla in cambio, quando dai senza aver bisogno di essere lodato, quando sollevi qualcuno senza pretendere gratitudine. È lì che avviene la vera magia. È lì che si rivela il vero carattere, perché la gentilezza non riguarda come gli altri ti vedono, riguarda chi sei quando nessuno sta guardando, ma parliamo di un'altra ragione per cui dovresti mantenere privati i tuoi atti di gentilezza, le aspettative. Nel momento in cui le persone sanno che sei generoso, iniziano ad aspettarsi di più, iniziano a presumere che, poiché hai aiutato una volta, aiuterai di nuovo. E prima che tu te ne accorga, non stai più dando per gentilezza, stai dando per obbligo, stai dando perché non vuoi deludere, stai dando perché le persone ora ti vedono come la loro soluzione, la loro rete di sicurezza, la loro fonte infinita di supporto. E la dura verità è che non tutti apprezzano la gentilezza come pensi. Alcuni la vedono come una debolezza, ne approfittano, la manipolano, usano la tua generosità contro di te, facendoti sentire in colpa se mai smetti di dare. Ed è qui che molte persone dal cuore buono cadono in trappola. Credono che, poiché hanno aiutato prima, devono continuare ad aiutare. Ascoltami, non devi a nessuno la tua gentilezza. Dai perché vuoi, non perché devi. E nel momento in cui la gentilezza si trasforma in aspettativa, perde il suo vero significato. C'è un altro pericolo: il modo in cui le persone percepiscono la tua gentilezza. Alcuni presumeranno che tu abbia un'agenda, si chiederanno perché stai aiutando, si domanderanno se stai cercando qualcosa in cambio. E anche se il tuo cuore è puro, anche se le tue intenzioni sono buone, le persone troveranno comunque modi per distorcere la narrativa. È semplicemente il modo in cui funziona il mondo. La vera ricompensa per la gentilezza non si trova nelle lodi, nel riconoscimento o nell'approvazione pubblica. Si trova nell'impatto che fai, nella vita che cambi, nella differenza silenziosa che crei nel mondo di qualcuno. Pensa agli atti di gentilezza più silenziosi. Lo sconosciuto che paga il pasto di qualcuno e scompare prima di poter essere ringraziato. L'amico che aiuta in un momento di bisogno senza mai riparlarne. La persona che dona in beneficenza senza aver bisogno del proprio nome su una targa. Questa è vera gentilezza. Questo è il tipo di generosità che conta, perché quando fai qualcosa di buono e non ti aspetti nulla in cambio, nemmeno il riconoscimento, è allora che la gentilezza diventa la sua forma più pura. E siamo onesti, le persone ricordano come le fai sentire, non quanto forte annunci le tue buone azioni. Se aiuti qualcuno e non lo menzioni mai più, ricorderanno la tua gentilezza per sempre. Ma se continui a ricordare loro ciò che hai fatto per loro, se continui a tirarlo fuori, se li fai sentire in debito con te, la gentilezza inizia a sembrare una transazione, inizia a perdere il suo significato. Gli atti di gentilezza più potenti sono spesso quelli che nessuno conosce, perché vengono da un luogo di vera compassione, non da un bisogno di convalida. Vengono da una comprensione che la gentilezza non riguarda farsi sembrare buoni, riguarda rendere il mondo un po' migliore, un atto silenzioso alla volta.
Ora, alcuni potrebbero sostenere che condividere atti di gentilezza può ispirare altri, che può incoraggiare più persone a essere generose. E mentre potrebbe essere vero, c'è una linea sottile tra l'ispirazione e l'autopromozione. Se il tuo motivo per condividere è veramente incoraggiare altri a donare, allora lascia che le tue azioni parlino. Guida con l'esempio. Mostra gentilezza nella tua vita quotidiana senza farne uno spettacolo, perché il modo migliore per ispirare gentilezza è incarnarla, non pubblicizzarla. E non dimentichiamo, alcune persone non vogliono che le loro difficoltà siano rese pubbliche. Se aiuti qualcuno nel bisogno, se sostieni un amico in un momento difficile, se dai a qualcuno che sta lottando, potrebbero non volere che il mondo conosca le loro difficoltà. La loro difficoltà non è una storia che tu debba raccontare. Il loro dolore non è qualcosa che tu debba usare come prova della tua generosità. Quando aiuti veramente qualcuno, rispetta la loro privacy, onora la loro dignità, lascia che vadano avanti senza portare il peso della gratitudine pubblica. Alla fine, la gentilezza non riguarda dimostrare nulla uguali a nessuno. Non riguarda l'essere riconosciuti, non riguarda tenere il punteggio, riguarda l'essere il tipo di persona che fa la cosa giusta semplicemente perché è la cosa giusta. Quindi mantieni la tua gentilezza per te stesso, lascia che sia una forza silenziosa nel mondo, lascia che sia qualcosa che non ha bisogno di convalida, qualcosa che non richiede riconoscimento, qualcosa che esiste semplicemente perché scegli di essere una brava persona, perché questa è la vera gentilezza. Non riguarda l'essere notati, riguarda fare la differenza, anche quando nessuno sta guardando. La fortezza interiore. Chiudi a chiave ciò che è prezioso. La vita ci insegna molte lezioni, ma una delle più importanti è sapere cosa condividere e cosa tenere per te stesso. Epitteto ci ammonisce: fai silenzio per la maggior parte del tempo, o di solo ciò che è necessario, e in poche parole. Questo insegnamento stoico ci ricorda che la parsimonia nelle parole è una virtù che protegge ciò che è veramente prezioso. Non tutto deve essere messo in mostra, non tutto dovrebbe essere consegnato al mondo perché lo veda. Alcune cose sono destinate a essere protette, custodite e mantenute nelle profondità della tua anima, perché in un mondo che prospera sulla condivisione eccessiva, in un'epoca in cui la privacy è vista come una cosa del passato, coloro che comprendono il potere del silenzio, coloro che scelgono di muoversi in segretezza, sono quelli che rimangono in controllo della propria vita. Ogni esperienza che attraversi, ogni sfida che affronti e ogni lezione che impari ha valore. Ma quel valore diminuisce quando lasci che le persone sbagliate abbiano accesso alle tue verità più profonde. Le persone non sono sempre chi sembrano essere. Possono sorriderti in faccia ma avere intenzioni tutt'altro che pure. Possono ascoltare le tue lotte, le tue debolezze e i tuoi rimpianti non per aiutarti, ma per usarli contro di te. Possono fingere di sostenere i tuoi sogni mentre segretamente sperano che tu fallisca. E quando apri il tuo mondo troppo liberamente, dai loro gli strumenti per plasmare la tua realtà in modi che non sono destinati al tuo bene. Le tue fragilità non sono per la discussione pubblica, sono destinate ad essere affrontate in silenzio, rafforzate a porte chiuse. Perché nel momento in cui le esponi, permetti ad altri di determinare i tuoi limiti, di giocare sulle tue insicurezze, di spezzarti in modi che non avevi nemmeno previsto. Le persone più forti non sono quelle che non lottano mai, sono quelle che capiscono che la lotta è personale, la crescita è personale. E nessuno merita di avere accesso alle battaglie che combatti dentro di te. I tuoi progetti futuri dovrebbero rimanere sacri, non perché temi il fallimento, ma perché alcuni sogni sono troppo grandi per essere esposti troppo presto. Non tutti capiranno la tua visione, non tutti crederanno in ciò per cui stai lavorando. E alcune persone, consapevolmente o inconsapevolmente, pianteranno semi di dubbio che potrebbero scuotere la tua fiducia. Muoviti in silenzio, lavora in silenzio, lascia che il tuo successo sia l'unico annuncio che fai al mondo, perché quando i tuoi risultati parlano da soli, non c'è bisogno di spiegazioni. I rimorsi sono un pesante fardello da portare,
ma non ti definiscono. Il passato è un luogo di apprendimento, non un luogo di residenza. E se continui a soffermarti su ciò che è andato storto, se continui a condividere i tuoi errori con coloro che non hanno la saggezza per comprenderli, non fai altro che riaprire vecchie ferite. L'unico scopo che il rimorso dovrebbe servire è spingerti avanti, renderti più saggio, renderti più forte. Impara da esso, cresci da esso, ma non permettere mai che diventi munizione nelle mani di qualcun altro. Il denaro, le finanze e la ricchezza personale non dovrebbero mai essere una conversazione per orecchie pubbliche. Che tu ne abbia molto o poco, il denaro invita al giudizio, all'invidia e alla manipolazione. Alcuni ti rimprovereranno per averne di più, altri approfitteranno di te avendone di meno. E se permetti alle persone di dettare il tuo valore finanziario, sarai per sempre intrappolato nelle loro aspettative. Il tuo reddito non sono affari loro, le tue lotte non sono affari loro, il tuo successo non è loro da gestire. Mantienilo privato, mantienilo protetto e infine la gentilezza che mostri agli altri. Questa dovrebbe essere la parte più pura e incontaminata di chi sei. Quando aiuti, fallo senza aspettarti riconoscimento. Quando dai, fallo senza aver bisogno di convalida. Perché la vera gentilezza non ha bisogno di un palcoscenico, non ha bisogno di un pubblico, non cerca ricompense. Esiste semplicemente perché è giusto. La vita non riguarda quanto condividi, riguarda quanto comprendi, riguarda sapere quando parlare e quando rimanere in silenzio. Riguarda sapere che la privacy è potere e non tutti meritano l'accesso alla tua mente, al tuo cuore e alla tua anima. Proteggi la tua energia, proteggi i tuoi sogni, proteggi la tua pace, perché alla fine meno sanno, più si chiedono. E più si chiedono, più controllo hai sul tuo destino. Se hai trovato valore in questo messaggio, potrebbe piacerti uno di questi 2 video.